Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, cancro, e le tendenze energetiche disponibili per il Natale 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del cancro, è una carta di crescita, di prosperità, di abbondanza, di creatività ed è anche una carta di gestazione. E quando parlo di gestazione potrebbe essere sia quella di un figlio, ma anche quella di un progetto, di un'idea. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link del corso e video corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che parte a gennaio 2026. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo dalla stella. Asso di coppe, abbiamo la forza, un 2 di spade, imperatore e 10 di bastoni. Ragazzi, partiamo con la stella. La stella è una carta di obiettivi, di idee, di canalizzazioni. Io credo che, siccome abbiamo anche un asso di coppe dopo, potrebbe esserci qualcuno che ha come voglia di innamorarsi o, siccome l'asso di coppe fa anche riferimento ai figli e qui abbiamo un'imperatrice, per qualcuno potrebbe essere il desiderio di avere un figlio, di mettere in marcia un progetto. Andiamo a vedere la stella. Queste mi sono scivolate. Asso di bastoni e diavolo. Può essere che qualcuno si senta condizionato nel movimento, nel muoversi, nell'agire, nel fare un qualche cosa per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Andiamo a vedere l'asso. Appeso. 5 di pentacoli. Datemi una carta in più per il 5. Una carta per il diavolo. 2 di spade. Allora, potrebbe essere una relazione clandestina, una relazione a tre, quella nella quale siete infilati. Se non è una questione romantica, possono essere tre collaboratori, o voi e un altro collaboratore e un terzo concorrente, ipotesi. Andiamo a vedere la stella. La forza, scusate. Fante di pentacoli e 9 di spade. C'è come la voglia di andare avanti, la voglia di costruire qualche cosa, la voglia di fare, di iniziare, però è anche vero che con, diciamo, le carte qua sotto ci sono come dei condizionamenti, dei pensieri che non vi lasciano tranquilli. Io credo che qualcuno possa avere paura magari di perdere del denaro se fosse un nuovo progetto, una start-up. Diciamo che la carta della peso vi deve servire per vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché ce l'avete anche qui il 2 di spade, e sono carte di dubbio. Allora abbiamo la luna e un cavaliere di spade. Datemi una carta per la luna. 7 di pentacoli, 8 di coppe, asso di denari, eremita e amanti.
Credo che qualcuno qua, ragazzi, si sia anche un po' stancato di aspettare. Non lo so, ho come l'idea che le due scelte del 2 di spade siano o si va al passo successivo oppure amici come prima. Ho come quest'idea e sarete ben determinati nello stabilire questo confine, questa delimitazione se vogliamo. Però io sento che qui c'è qualche cosa con questo diavolo che non vi lascia tranquilli. Andiamo avanti, vediamo l'imperatore. Asso di spade, regina di bastoni e 6 di spade. Quindi devo dire che con l'imperatore è come se arrivasse la chiarezza mentale. Di solito l'imperatore è una carta molto pratica, organizzata, ehm, che ha parecchie regole, se vogliamo. È la carta del lavoro e della costanza. Secondo me però qui con questo asso di spade qualcuno prenderà posizione. C'è anche un 6 di spade, qui potrebbe esserci un movimento a livello mentale, cioè se prima ero così, ero preoccupato o non riuscivo a vedere bene le cose o c'erano dei dubbi, secondo me da quando ci sarà come questo, come vi posso dire, non è un ultimatum in realtà, è più un dialogo, cioè per me le cose sono così, quindi vediamo se riusciamo a collaborare, quindi a continuare insieme oppure no. Diciamo che con l'asso di spade arriva comunque la chiarezza mentale. Potrebbero esserci come delle credenze limitanti qui da dover lasciare indietro e potrebbero essere proprio quelle che fanno apparire questo 9 di spade, quindi le preoccupazioni sul fatto che possa succedere qualche cosa che è già successo nel passato. Non è detto che ci siano le stesse, come vi posso dire, le stesse coordinate del passato, quindi non è detto che succeda esattamente la stessa cosa, però c'è la paura che questo succeda e secondo me con questo 10 di bastoni è ora di lasciarsela indietro. Tenete presente che il 10 di bastoni è una carta che ci parla delle aspettative, quindi nel momento in cui voi avete l'aspettativa di iniziare qualche cosa o per conto vostro o con qualcuno e questo qualcuno non si, tra virgolette, comporta o non fa esattamente quello che voi vi state aspettando, può esserci come la delusione dell'aspettativa. Infatti qui abbiamo un 5 di pentacoli. Però al di là di quello che sono le vostre forme pensiero qui con il 6 di spade, le vostre aspettative, i vostri canoni, se vogliamo, anche di relazione, di collaborazione, con questo 10 di bastoni è come se vi dicessero che è il caso di lasciarsi indietro certi obiettivi, magari un po' utopici o magari che avete creato solo voi nella vostra testa per alleggerirvi di un peso. Andiamo a vederlo. Abbiamo il carro, un 2 di coppe e un 8 di pentacoli, molto bene. Secondo me una volta che lascerete andare queste aspettative c'è come un movimento. Vi dico, c'è un 2 di coppe, quindi non vi nego che essendoci anche qui l'asso di coppe, il 2 di coppe, la carta degli amanti, insomma, potrebbe proprio essere una relazione romantica. Se così fosse, vi dico che all'inizio potrebbe esserci come un momento di dubbio, ma di dubbio perché o l'altra persona sta frequentando qualcuno, magari voi state frequentando due persone diverse. Potrebbe anche esserci qualche dubbio in relazione alla persona di interesse perché può essere che magari siate vicini, vi troviate bene a parlare, ma che questa persona non faccia mosse o magari siete voi, non fate diciamo mosse azzardate. È come se si rimanesse sempre lì nel dubbio. Sì, vedo che c'è interesse, ma non si va mai al passo dopo. Potrebbe esserci qualche cosa in più con questo asso di coppe, perché l'asso di coppe è proprio un inizio anche a livello affettivo. E la voglia, secondo me, di cominciare qualche cosa di nuovo con questa persona potrebbe essere forte. I dubbi ci sono ancora, anche secondo me, dopo il primo periodo di conoscenza, però è anche vero che parlando chiaro, ragazzi, secondo me c'è una buona prospettiva di creare qualche cosa di nuovo, che può essere sia una relazione romantica,
sia una collaborazione, adesso poi vado a fare l'esempio anche per il lavoro, però comunque è come se ci fosse un qualche cosa di nuovo che inizia con questo 2 di coppe. C'è una scelta effettuata con successo con la carta del carro. Qui avevamo i dubbi e qui si va oltre i dubbi. Se fosse una questione lavorativa potrebbe essere un momento dove vi piacerebbe andare oltre, magari cambiare azienda, magari cambiare ruolo, cambiare settore. Però io ho la sensazione che ve la faranno sudare un po', questa cosa qua, però ho anche l'idea che è facile, che secondo me nel 2026, inizio 2026, si possano trovare accordi diversi rispetto alla vostra posizione lavorativa. Tenete presente che avete un imperatore, quindi se fosse una questione di lavoro, non vi nego che qualcuno potrebbe finalmente ricevere quell'aumento di stipendio, ruolo particolare, quella promozione, quell'incarico, ok? Quindi è come se ci fosse un nuovo posto di potere per voi in programma. Tenete presente che questa lettura vale 1 o 2 settimane da quando la vedete, quindi siccome sto pubblicando appena prima di Natale, è facile che tutto il movimento lo sentiate magari a gennaio, soprattutto se siete della terza decade e vi dirò, soprattutto se per voi riguarda una situazione di lavoro. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Comunque, avendo l'imperatrice qui, è come se si creasse qualcosa di stabile, imperatore e imperatrice. Io sento che entrerà nella vostra vita qualcosa di nuovo che sarà stabile. Ok, questa fatina vi dice di usare i vostri desideri, scusate, di usare in modo saggio per manifestare quello che è il vostro cuore, quelli che sono i desideri del vostro cuore e di praticare alcuni passi per far diventare realtà questi sogni. Molto bello, secondo me l'asso di coppe qui è il sogno, diciamo così, in discussione, perché avete varie carte di nuovi inizi e siete solo un po' bloccatini qua all'inizio con questo diavolo, però per il resto avete 2 assi, avete, fatemi vedere, un fante di pentacoli, quindi secondo me c'è un buon potenziale per un nuovo inizio. Andiamo a vedere un koan. Il saggio non si affanna per arrivare. Quindi ragazzi, non fatevi prendere dalla fretta, e qui effettivamente ce l'avete con questo cavaliere di spade. Mano a mano che si avanza in un viaggio, se la velocità è alta, bisogna rimanere focalizzati, diciamo, davanti, dove si va, sulla strada che si percorre. Però se io rallento un po' e vado più piano e, diciamo, abbasso il rischio, ho la possibilità di guardarmi intorno ed eventualmente di cambiare certe rotte, certe cose, che siano lavorative, che siano relazionali, per far sì che possa essere sicuro o sicura di arrivare alla meta, ok? Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questa è bella spessa come frase. Il nonno muore e questo è naturale che i nonni muoiano prima dei nipoti. Non è naturale che il figlio muoia prima dei genitori. E qua vi dice questa è fortuna, nel senso che ogni cosa ha un suo destino e quando questa cosa finisce dobbiamo ringraziare perché abbiamo avuto l'onore di avere questa cosa, questa persona nella nostra vita. Ora può essere una morte
reale o una morte metaforica. In questo caso potrebbe essere la fine delle credenze limitanti, la fine di qualche aspettativa, di qualche obiettivo anche per qualcuno, ok? È un po' come se vi dicesse di non rimanere attaccati ai vostri figli, e in questo caso potrebbero essere i progetti. Quindi può anche essere, io non vedo carte di chiusura, sinceramente, però per qualcuno potrebbe anche risuonare come un decidere di lasciare uno dei due progetti su cui avete il dubbio, di lasciarlo indietro e di andare avanti con solo uno dei due invece che portarli magari avanti parallelamente. Ultimo oracolo, ragazzi. Quindi il dono qui è un nuovo inizio concreto, Allora, passa il giorno con Dio. La parola Dio può essere sostituita con universo, madre terra, con chi credete voi. Oggi è un giorno per passarlo con Dio, un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il mondo sia una cappella sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e di presenza divina. L'obiettivo: visualizzati in compagnia del cielo ogni minuto del giorno. Per la serie siamo sempre accompagnati, siamo sempre guidati. E qui agisci invece di aspettare. E lo vediamo qui perché avete l'asso di bastoni al contrario. C'è qualche cosa che non fate, qualche movimento. E anche qui avete comunque l'appeso, che è una carta un po' di ferma in realtà. Lezione di oggi. Pensa a qualcosa che stai aspettando da tempo. Stai aspettando che qualcuno entri nella tua vita? Al lavoro o allo stipendio perfetto? A che tutte le tue preghiere ricevano risposta senza aver fatto niente per aiutarle? Come influisce questa attesa nel tuo livello di stress? L'obiettivo: riconosci che aspettare invece di agire è stressante e improduttivo. Quindi ragazzi, qua vi invitano, come dire, ad agire, a muovervi, a fare qualcosa invece di rimanere in attesa come l'appeso. Bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o dare hype. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi il lavoro, l'amore, la bellezza, i soldi, il potere, insomma ce n'è una serie. E in più in quella sezione parlo anche di metafisica, di metamedicina, di astrale, di larve energetiche, di come attivare la chiaroveggenza. Insomma, sono quasi 30 anni di studi miei che io ho condensato e ho messo a disposizione in quella parte per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, almeno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico, perché magari nella playlist 2 ci sono dei temi che ho già trattato nella 1 e quindi li accenno, per cui se non andate in ordine potreste perdervi dei pezzi per strada. Detto questo ragazzi, non mi resta che augurarvi un super Natale splendido, vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!